Di getto mi viene da dire giusto così. Giusto così. E qualcuno subito, non lo so, mi dirà: no, ma che cavolo dici, Nesco? È stata una partita bloccata, poche occasioni da una parte e dall'altra, c'è stato equilibrio, no? Per carità, non sto qui a negarlo, però io guardo il secondo tempo. Guardo il secondo tempo e nel Milan dalla panchina possono entrare Leao, Pulisic, Jimenez. Il Napoli a questa gara ci arriva senza il giocatore che non ha saltato una partita da ottobre, le ha giocate praticamente tutte. Il riferimento lì davanti, Oliund. Non solo manca Oliund, sapete benissimo la grana Lukaku. Poi senza aggiungere magari anche l'infortunio di Neres. Quindi Napoli spuntato nel secondo tempo. L'unico che leggermente prova quantomeno a impensierire è il Napoli. E perciò vi dico, per me è giusto che sia così. Oh, il Milan ha fatto un tiro in porta, eh. Nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta. E se tu decidi di non giocare, almeno nel primo tempo sono ripartiti. E nel primo tempo, se vogliamo, mi è piaciuto più il Milan perché ha fatto la partita che voleva fare e ha anche creato qualcosina. Ma alla lunga vince il Napoli. Alla lunga vince il Napoli. Di quello che io penso del Napoli lo sapete benissimo da inizio stagione. Non sto qui a ripeterlo ancora e ancora e ancora e ancora. E secondo me, recuperando Oliund, che oggi è fuori per febbre, no? Per problemini anche, come si dice, gastro, non lo so, per influenza, virus, scusate. Eh, il Napoli ha il potenziale di fare un filotto da qui a fine stagione. Ne parliamo e come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'algoritmo. Vi ricordo, andando un po' a valutare le statistiche, no? L'ultimo mese 1 milione e 3 di views e di questo 1 milione e 3 sono arrivate 740.000 views da gente che non è iscritta. E che facciamo qua? Che combinati? Eh, eh, eh. Non ve lo fate di, non ve lo fate di, non vi fate beccare in fallo. Grazie per il supporto e vi ricordo che vi metto qua per accedere alla live che è finito il video 11:30 siamo insieme a Prince ancora e ancora ad approfondire sia ovviamente Napoli-Milan ma poi ampio spazio a tutta la giornata di Serie A, alla classifica, allo scontro, campionato aperto, chiuso, semiaperto, semichiuso. C'è da discutere, lo facciamo insieme. Sì, parlando della partita in sé, non è stata certamente intrattenente, non è lo spettacolo che uno ci si attende dalla seconda e dalla terza in classifica. Tutto. Sì, io penso così, ma come ho ribadito più volte, giocare contro le squadre Allegri ti porta poi a essere meno, cioè o ti sbilanci e a quel punto rischi la frittata oppure ne esce fuori una partita del genere ed essendo due volponi Conte ed Allegri io le immaginavo così la gara di stasera. Poi devo dire la verità, ribadisco, secondo me l'assenza di Oliund pesantissima per il Napoli. Giovane all'inizio proprio completamente spaesato, non riusciva a tenere un pallone, poi no, con qualche movimento, qualcosina magari sì, però chiaramente c'è un downgrade clamoroso ed è il motivo secondo me anche per il quale nel primo tempo il Napoli ha fatto molta più fatica se vogliamo, no? Anche ad occupare gli spazi lì davanti e il Milan ha avuto delle chance oltre alla bellissima giocata di Modric, ricordo soprattutto quella di Fofana che poi serve Nkunku e poteva forse fare anche meglio, però davvero qualche piccola strappata da una parte e dall'altra. Lato Napoli ricordo la giocata di Spinazzola, ma c'è stato veramente poco. Nel secondo tempo forse ancora meno. A conti fatti forse ancora meno. E purtroppo questo è lo specchio anche un po' del nostro calcio, non prendiamoci in giro perché oggi sentivo e ne abbiamo anche discusso delle critiche in Como, Udinese Como, senza italiani tranne Zaniolo e il ragazzo che poi è entrato nel finale. Stasera anche 2-3, poi con Politano, non lo so, poca roba e
ma non è neanche chi gioca, è anche la filosofia, la scelta filosofica, questo modulo, queste strutture e compagnia cantante. È l'unica nota positiva, che poi non è così positiva perché comunque li ha giocati i playoff, e che il gol vittoria arriva proprio da Politano, ed è stato un gol anche ben congegnato, no? Cioè una bella giocata tecnica dove il Napoli viene molto bene, arriva molto bene in aria. Secondo me c'è un errore di De Winter abbastanza importante, perché lì di testa non la devi prolungare in alcun modo. Poi è vero che non era semplice già arrivarci magari, però partite del genere poi si giocano sul dettaglio. Ribadisco, io penalizzo molto di più il Milan, che lo dico ancora, fatto anche quello che voleva fare nel primo tempo, però nel secondo davvero anche senza mai ripartire, e il Milan aveva le soluzioni, cioè poi ha messo Leao, ha messo Pulisic, ha messo Gimenez, e non è cambiato molto. E abbiamo visto come negli ultimi 10 minuti comunque potevi provare a fare qualcosa, anche se non è mai stato pericoloso. Io ho visto anche la fase difensiva del Napoli ben fatta. E il Napoli, ragazzi, Napoli di Conte è la squadra che è mancata in quest'annata. Ancora, e nonostante mancata per gli infortuni, e nonostante tutti questi infortuni, come ho sempre pensato, le due squadre più forti, Inter e Napoli, e il Napoli anti-Inter, e Inter anti-Napoli, essendo che la squadra campione d'Italia era quella partenopea, ma senza tutti gli infortuni il Napoli, ne sono convintissimo, avrebbe avuto una classifica ancora migliore, nettamente migliore. Poi non so se sarebbe stato primo, secondo, inutile stare qui, no? A parlare del se e del ma, non ha senso, senza ombra di dubbio. Però adesso che c'è un blocco, sono rientrati tanti giocatori, e il Napoli, quando poi è centrato, non lo scalfisci, anche stasera te l'ha dimostrato. È stata importante la vittoria dell'Inter con la Roma, perché se ti prendeva altri punti, adesso era da vedere. Ci saranno 21 punti, il Napoli a 7 di distanza, dipende dall'Inter, continua a dipendere dall'Inter, questo mi sembra chiaro. Il Napoli però oggi dice: io però in questo momento non voglio avere nessun da me non deve mancare, dice questo il Napoli, ecco, con la vittoria di stasera. Il Milan è una squadra che ci sono partite in cui ha ottenuto di più, qualcuno in cui ha ottenuto di meno, ma sta arrivando a questo finale di stagione dove, ecco, il terzo posto è forse il risultato giusto per quello che abbiamo visto, ecco, onestamente, se valutiamo, ribadisco, tutta la stagione, con i giocatori che sono cresciuti tantissimo. Se penso allo stesso Pavlovic, se penso all'annata ovviamente di Rabiot, poi stasera però è dalle, poi non può andare sempre bene, ecco, hanno detto proprio papale. Ragazzi, vi aspetto nel post gara, mi raccomando. Un grande abbraccio da Neschio. Devo portare pure fuori il cane che mi sta rovinando tutto il divano, sta facendo i suoi porci comodi. Un grande abbraccio da Neschio.